Siamo noi che, nonostante il deploy fallito, la CI rossa, il business incazzato, ci troviamo al Git Bar e davanti a una birra tutto ci sembra un po' meno grave. Bene e benvenuti su Git Bar, nuova settimana e nuovo episodio qua nel nostro bar degli sviluppatori. Ehi Mauro, ferma un attimo, perché prima di iniziare la puntata vi devo dire una cosa importante. Questa puntata è stata fatta in collaborazione con Fisco Zen e durante la puntata vi racconterò una cosina proprio su Fisco Zen, quindi rimanete in ascolto. Sono appena tornato da Parigi, sono stanchissimo, ancora stanco, non sono riuscito a riposarmi, è stato un viaggio allucinante. Avete visto un pezzettino nei ringraziamenti della settimana scorsa, in treno, un delirio, credetemi, un delirio totale. Però finalmente sono a casa, sono nel mio setup, sono tranquillo e quindi insomma mi trovo nella condizione di spendere due parole su quello che è stato Codemotion. La prima cosa di cui voglio parlare è della community. Quando si parla tanto davanti a una webcam, ma tanto, intendo tanto, più di 170 puntate, sono fiumi di parole, ore, spesso si idealizza l'interlocutore. Lo si immagina in un certo modo, gli si immagina in un certo modo, visto che siete tanti, e li si idealizza. E talvolta ci si sente anche solo. Io ho la fortuna di avere sempre un sacco di ospiti con me, ma comunque questo tipo di solitudine c'è, rimane. E quando si ha la possibilità di incontrare queste persone, qualcosa succede, ok? È quasi una epifania, qualcosa si rivela a te davanti ai tuoi occhi e rimani un po' scioccato, senza capire bene quello che sta succedendo. Ed è un po' quello che mi è successo dopo il talk, quando ho incontrato molti di voi a Codemotion. Avere anche un solo sguardo e avervi vicino anche fisicamente è qualcosa di magico ed è qualcosa che mi spinge sempre di più verso l'idea che abbiamo bisogno di incontrarci fisicamente. Dobbiamo necessariamente trovare un momento da passare insieme, probabilmente davanti a una birra reale, un momento informale, ma comunque un momento da condividere. E quindi ci sto riflettendo tanto, e questo proprio stimolato dal fatto che avervi incontrato mi ha in qualche modo colpito. Lo devo ammettere, mi ha davvero colpito. Quindi vi ringrazio. Altra cosa che voglio aggiungere è che Codemotion quest'anno era un delirio fantastico. Io ho incontrato centinaia di persone e ho scambiato parole con una marea di gente, quindi mi porto a casa veramente un bagaglio che mi fa dire: ecco il motivo per cui andiamo nelle conferenze. E faccio uso del tutto personale del podcast. Mi porta a casa anche un grande traguardo mio personale, che è stato un talk in inglese. Non l'avevo mai fatto, ero cagato da morire, anche perché quando tu provi qualcosa la provi di solito con un audience di 2, 3, 10 persone. Io, ragazzi, eravate tantissimi ed ero cagato. È andato, e quindi posso dire a voce alta che se ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque. Questo è un modo per dire che spesso la paura deve essere l'elemento che ci fa uscire dalla nostra zona di comfort. Deve essere quel gioco, quel livello del videogame che ci fa saltare al livello N+1, e quando lo finiamo siamo super felici. Per cui se avete una sfida davanti, non procrastinate, buttateci a capofitto. Questo è il mio consiglio che vi do, proprio fresco di avventura. Detto questo, io ho parlato già un sacco, però erano delle cose che mi sentivo di dire e che non ero in grado di scrivere in un post LinkedIn. Voglio ringraziare tutti voi e tutti gli amici che ho incontrato a Codemotion. Siete tantissimi, non dirò i vostri nomi, ma sapete bene che i vostri volti
i vostri sorrisi sono bene impressi nella mia mente. Detto questo, io direi che a questo punto possiamo partire con l'episodio, ma non prima di avervi ricordato i nostri contatti. info@gitbar.it, @brainrepo su Twitter sono i modi canonici per contattarci. Abbiamo anche un gruppo Telegram dove ci incontriamo e ci confrontiamo costantemente. Tra l'altro oggi si discuteva del post di Salvatore Sanfilippo su LinkedIn, proprio Salvatore discuteva con noi del suo post e provava a spiegarlo con un pochino più di pazienza, quindi insomma se non l'avete ancora fatto iscrivetevi nel gruppo. E per finire abbiamo il canale YouTube, sì infatti mi vedete, sono io, ma così sono reale, quindi potete vederci ecco su YouTube che è appena partito, quindi è fresco. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e cliccate sul campanaccio, perché è l'unico modo per entrare in contatto con noi, quindi cliccate sul campanaccio così ricevete tutte le notifiche. Ma bando alle ciance, io oggi ho con me un amico, un collega, un'ispirazione per me, e ho con me Paolo Insogna. Ciao Paolo. Buonasera a tutti. Quale ispirazione, dai. Troppo buono. Per me, te l'ho già detta questa cosa, sei un mentore, quindi insomma sei un punto di riferimento, ecco, e questo volevo dirtelo pubblicamente. Troppo buono. Troppo buono, aspetta, perché tra un po' ti farò delle domande che ti faranno cambiare idea. Lo sai benissimo. Vai che non vedo l'ora, forza, fammi divertire. Allora, Vai. perché sei qua in realtà? Perché hai fatto uno sforzo abbastanza importante in questi ultimi mesi, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale, e volevo che tu venissi qua a raccontarci. Allora, tu sei un Node Core contributor, giusto? Yes, sì, da un paio d'anni. Ok, quindi sei ancora lontano alla pensione, per fortuna, perché in realtà a quanto pare Node ha ancora tanto bisogno di contributors. No, ma secondo il sito in Arcassa vado in pensione nel 2050, non gliel'ho mai chiesto, me l'ha scritto un giorno che facevo il login, quindi bella così, c'ho tempo. 2050 insomma. Non c'è male, tipo 41 anni di contributi aveva calcolato. Io vorrei andare a vedere nel mio sito dell'URSSAF, penso che dirà fine lavoro mai, tipo fine pena mai, ce l'hai presente? Qualcosa del genere. Più o meno stiamo lì, guarda. Confido, io spero molto nella qualità dei servizi, insomma, pensionistici francesi, ma mi sa che sarò deluso tantissimo. Comunque, dicevamo, a parte i discorsi dei vecchi che iniziano, quanti anni ti mancano alla pensione? Andiamo subito al sodo. Tu, Node Core Contributor, ti occupi della parte HTTP. La prima domanda che voglio farti è: quando tu mi dicesti io mi occupo prevalentemente dello stacco net HTTP, mi venne subito una domanda che voglio replicare oggi, no? E la domanda è: cosa vuol dire mi occupo di questa porzione di codice, di cosa? Nel senso, non tocchi le altre parti di codice, non conosci le altre parti di codice, o sei tipo un guardiano, sei il Caronte che traghetta le anime verso lo stack HTTP? Tutte e tre quello che hai detto. Perché allora ti spiego. Il punto è che quando tu entri faccio un piccolo passo indietro. Tu inizi a contribuire a Node su base volontaria. Ora, nel mio caso era anche su base lavorativa, perché comunque era coperta da Nearfrom, ma diciamo che in generale parte come base volontaria. Quindi quando tu parti in base volontaria, se tu scegli semplicemente: guarda, ho visto sto bug che mi affligge sull'HTTP, oppure ho visto sto bug che mi affligge sul child process, e così via, no?
Diciamo, naturalmente è il tuo interesse personale, visto che comunque si parla su base volontaria, e ti dice io intervengo su quella parte di codice. Nel tempo fai questo, fai quest'altro, insomma, costruisci una conoscenza di una certa parte della code base. E quando poi passi a contributor ti viene fatto un onboarding da un membro del TSC e ti chiede, nel mio caso era Matteo Collina, mi chiese tu su quale parte lavori? E io ho risposto ho messo mano solamente ad HTTP e di conseguenza NET, perché chiaramente sono strettamente interconnessi, è difficile toccare una senza l'altra. Ora, nulla mi impedisce domani di svegliarmi e mandare ad esempio una PR sul worker thread, non è che mi è precluso. È chiaro, per una questione di praticità e vista la dimensione della code base di Node, io tocco solamente HTTP perché è la parte che conosco. Per quanto riguarda quando sono io ad essere attivo, quando sono reattivo, nel senso di arriva una pull request da recensire, oppure arriva una issue di cui fare il triage e verificare ed eventualmente scrivere una PR per sistemarla, viene da sé che siccome io conosco solamente lo stack HTTP, non vado a guardare le PR per esempio di child process, perché solo fare il debug mi porterebbe via probabilmente un mese. Quindi nel tempo naturalmente si porta a una certa settorializzazione del codice. A meno che di nuovo non ti chiami Mr. Collina e metti mano a doti paratte perché sai tutto il codice a memoria, ma si parla di gente normale qui, non di altra gente, mettiamola così. Però in generale sì, conosco altre parti del codice ma molto di striscio, quindi non potrei metterci mano, mettiamola così. Ora è arrivato il momento di ringraziare i donatori, chi ci supporta e fa sì che possiamo in qualche modo portare avanti l'episodio. Questa settimana abbiamo Luca Montagnoli che ci ha offerto da bere. Quindi ringraziamo Luca, alziamo il nostro calice virtuale per Luca, e abbiamo anche un'altra entità da ringraziare. Pensavo a una cosa. Oggi con Paolo parleremo di scrivere un parser HTTP in Rust, che poi è il parser che si propone di sostituire quello attuale di Node. Scrivere un parser HTTP in Rust è uno di quei task che presuppone un altissimo carico cognitivo, e siccome siamo esseri umani limitati dobbiamo offloadare un po' di pensieri per poter gestire questo tipo di complessità. Possiamo farlo scaricando attività noiose che generano pensieri a persone che sono professionalmente preparate per farle. Così limitiamo il nostro carico cognitivo. Una delle attività che genera spesso molto carico cognitivo è la gestione della partita IVA, che se fatta da un professionista affidato diventa molto più semplice. Ecco perché se avete la partita IVA o state pensando di aprire una partita IVA vi suggerisco FiscoZen, che tra l'altro ha contribuito a realizzare questo episodio. Pensate che qui in Francia cercavo disperatamente un servizio simile, omologo. FiscoZen ci consente di aprire e gestire la partita IVA online, ma non è un servizio automatizzato. Si tratta infatti di un commercialista dedicato in carne e ossa che segue le nostre pratiche da quando apriamo appunto il nostro account in FiscoZen finché dura il nostro contratto, e ci segue sia al telefono e via email. Commercialista che grazie all'uso della piattaforma non ci chiede di portargli i documenti in ufficio e quindi ci saltiamo tutti i problemi di traffico e simili, ma accede al nostro gestionale e al cassetto fiscale in modo diretto senza interrompere i nostri focus time, che sono diciamo la cosa che abbiamo bisogno di tutelare. Possiamo anche tra l'altro effettuare la fatturazione elettronica direttamente nell'apposita area, proprio nella piattaforma di FiscoZen, e dalla stessa area possiamo poi inviare le fatture ai nostri clienti. Per quanto riguarda le tasse, ci dà la possibilità di avere una visione in tempo reale di quelle che sono le tasse che andremo a pagare. Questa cosa è molto figa anche per gestire appunto il nostro cash flow. Se abbiamo un dubbio, cosa che capita praticamente sempre, siamo consapevoli del fatto che FiscoZen non è un plugin per ChatGPT. Questo vuol dire che abbiamo un commercialista in carne ed ossa che si prenderà cura delle nostre pratiche dal giorno della sottoscrizione del servizio e rimane lo stesso
per tutta la durata della consulenza. Ci fa anche la dichiarazione dei redditi, che è inclusa nel servizio annuale. Con questo commercialista possiamo parlare via chat, email, o se proprio siamo old school anche per telefono, sì, per le cose urgenti, ma fax mi hanno confermato che anche loro non lo usano. Altrimenti, se abbiamo proprio un'informazione da prendere al volo, possiamo scrivere nella chat della piattaforma e c'è un consulente che risponde ai nostri dubbi immediati. Bene, se quello che vi ho appena detto pensate possa semplificarvi la vita, potete chiedere una consulenza gratuita usando il link in descrizione, che tra l'altro aiuta a supportare i Gitbar. E facendo così, oltre alla consulenza gratuita, utilizzando il codice sconto GITBAR50, potete avere 50 euro di sconto sul primo anno di servizio. Facendo così, potete tornare alla riscrittura in Rust dell'ultimo vostro side project senza pensieri legati alla vostra gestione amministrativa o alla vostra partita IVA. Grazie Fiscozen. Voglio chiederti una cosa, il fatto di agire su parti specifiche, no, del codice presupporrebbe che il codice sia in qualche modo ben compartimentato, o comunque i moduli siano ben isolati tra di loro. Ma è una situazione realistica questa, o in realtà non sono così isolati, quindi ti impazzisci anche se stai agendo sullo stack HTTP? Allora, mettiamola così, non lo sono tantissimo, però diciamo che nel 90% dei casi non hai problemi. È chiaro, per esempio, a me di solito il problema mi si verifica che mi perdo nella code base quando scendo nel C++. Lì per esempio inizi a perderti perché il modo di scrivere C++ è piuttosto peculiare dentro Node. Allora quando io vado a magari devo toccare una parte dell'HTTP lato C++, può essere un po' impicciato, però mediamente te la cavicchi, riesci a stare abbastanza isolato. Certo, a meno che non ti occupi di un modulo che è pervasivo ovunque, però anche se non mi viene in mente nessun esempio. Forse Buffer, va? Implementazione di Buffer è ovunque, magari se tocchi Buffer poi dà fastidio a chiunque. Allora, mi hai appena stimolato altre due domande. Vai. Per cui sto cercando di metterle in coda, no? La prima è la parte C++. Quando hai detto è piuttosto peculiare, mi hai fatto pensare a questa domanda, cioè la parte C++ in realtà, quando tu vai a fare una modifica, quanto importante è, almeno nello stack HTTP e NET, e quanto c'è invece di JavaScript sopra? NET un po' di meno forse. HTTP, se riesci a dare una buona fine a quello che sto pensando, sparisce tutta la parte C++, in realtà, per intenderci. Perché, vabbè, ne parleremo in seguito, però chiaramente la parte C++ al momento è quasi solo il parser. Su NET invece c'è una parte che rimane, che è il processamento della socket a basso livello, che è piuttosto peculiare, però fortunatamente è anche la più stabile, a parte l'auto selection, il network family auto selection, per il quale sono stato già sputtanato sempre dal signor Collina a Desenzano. Io non so di cosa tu stia parlando. Che cos'è l'autoselection? Praticamente in Node, se non ricordo male, 18 fecero una modifica sul resolver DNS, che mentre prima i record DNS venivano ordinati secondo famiglia, quindi anche se ricevevi i record in maniera diciamo sparsa, Node li ordinava e provava prima tutti gli IPv4 e poi tutti gli IPv6. In Node 18 hanno detto no, manteniamo che è anche più corretto, l'ordine restituito dal DNS. Quindi tu potresti avere un IPv6 prima e poi un IPv4 dopo. E quello che succede è che se come capita a molti, lo stack IPv6 è configurato male, Node provava solo il primo host e non era in grado di connettersi a molti endpoint e la gente si lamentava. Allora io ho implementato un algoritmo che si chiama Happy Eyeballs, un RFC che si chiama Happy Eyeballs, che stabilisce come effettuare simultaneamente, almeno in linea teorica, tentativi a IPv6 e IPv4, detta proprio in soldoni, ordini record in maniera alternata di famiglia e provi prima una famiglia e poi l'altra.
semplicemente, però alternati, non tutti una volta e tutti nell'altra. In teoria l'algoritmo richiede che si faccia parallelamente, su Node non è possibile, quindi devi implementarlo sequenzialmente. Ho implementato questa modifica che è diventata default su Node 20 e, come succede a tutti i migliori rilasci, nel momento in cui lo dai alla vera user base sono piovute raffiche e raffiche di issue, perché in molti casi non funzionava, anche se la test CI passava sempre. E quindi sto ancora cercando di sistemare tutti i bug dopo 8 minor version. Hai appena detto una cosa che è particolare proprio del lavorare su strumenti che sono alla fine base di milioni di applicazioni, no? Sì. E io so che tu hai un passato da railista, che Bello. hai per tanti anni scritto Business Logic. Ricordo male o la prima volta che ci siamo incontrati tu rantavi per React Native perché eri su un prodotto React Native, è possibile? Dio, che porcheria. Sì, era atroce. Era veramente atroce. Ok, quindi hai un trascorso su prodotti, su prodotti digitali. Sì. Oggi lavori, a parte naturalmente la parte da DevRel che fai, lavori prevalentemente invece su Node. Sì. E su, diciamo, gli elementi a corredo che orbitano attorno all'ecosistema Node. Cosa è cambiato nel tuo approccio proprio allo sviluppo? È cambiato qualcosa? Perché in realtà sono due sviluppatori completamente diversi. Sì, la lunghezza della visione. Tu nel progetto, anche se ci diciamo un sacco di bugie, ma tante bugie, no? Mi confermerai che nella tua esperienza si lavora quasi sempre a corto termine, a breve termine, e se ti va bene a medio termine. Quando progetti open source e progetti un software che non è il software finale, nel senso che Node da solo non serve a nulla se non ci esegui un file JavaScript sopra, inizi a percepire il fatto che devi ragionare molto sul più lungo termine. Ad esempio, un cambio impattante, butto lì, se metto un API su HTTP, partendo anche dal presupposto che il semplice fatto di inserire un API mi preclude di poterla rimuovere a meno che non vado su una breaking release, perché anche rimuovere l'API è breaking, no? Quindi se io inserisco una nuova API che è semver minor, rimuoverla è semver major. Quindi devi ragionare sul lungo periodo, visto che Node fa una cutout di una major release una volta l'anno, dici magari se sgarro quell'API che potrebbe potenzialmente essere dannosa, rimane lì per almeno un anno, se non di più. Se non puoi anche percepire che, per esempio, se l'API piace a me e magari piace a 30 persone e a 50 dà fastidio, magari tu per le 30 persone comunque la lasci, anche se dà fastidio, allora la devi sistemare, quindi devi ragionare in maniera molto più ad ampio spettro, più a lungo periodo, più soprattutto applicando il vecchio motto di Google, quello originale che penso non seguono da millenni ormai, il don't be evil, ovvero cerchi di essere sempre in buona fede, essere propositivo verso gli utenti, specie nei casi di Node non c'è una società dietro e ti dice guarda, anche se stai a fare open source in realtà deve essere pilotato. No, Node è puro, tant'è che per regole di TSC non ci può essere il takeover di una società del TSC o dei collaboratori e così via. Vai tanto sul lungo periodo, sull'essere gentile e poter dare l'esperienza di sviluppo migliore all'utente finale, cioè avere delle API utilizzabili, comprensibili, documentate, performanti, sicure. Questo più o meno nell'ordine di importanza l'ho detto. Forse sicuro dovrebbe andare un po' prima, ma insomma, più o meno. Voglio farti una domanda, lo so, tra un po' arriviamo, anche perché sto fremendo, però mentre parli mi vengono centinaia di dubbi e quindi li devo mettere in questa coda first in first out, altrimenti faccio casino. Node ha il suo steering group, ok? E poi ha i vari come si chiamano? Ambiti, comitati. Ambiti, in alcuni casi working group, dipende dall'ambito. Per esempio sull'HTTP non c'è, per esempio, quindi è un gruppo di persone ma non strutturato, dipende dai casi, insomma. Ok, perfetto. Cosa succede quando
si sente l'esigenza di una feature, c'è un contatto diretto con la user base che apre, che non lo so, vuole la feature XYZ implementata su Node, o è lo steering group che si sveglia e dice no, ci serve proprio quest'altra cosa? Vabbè, ovviamente ci sono due casi. Nel caso la richiesta venga dall'utente, vuol dire che tutto grosso modo parte da una issue, che sia una feature request, che sia un bug report che poi alla fine dice guarda in realtà non c'è un bug ma mi manca sta feature, perché può succedere, no? Però diciamo che dalla issue tu più o meno hai un contatto con la user base che te l'ha chiesto, magari dicevo poi me lanciano un sondaggio, qualcosa, insomma utilizzi GitHub come mezzo primario di collaborazione. Al contrario, allora, contrariamente a quello che si pensa, lo steering group non dà direttive, nel senso è difficile che l'iniziativa venga, per esempio è difficile che domani si sveglia lo steering group e dice ragazzi abbiamo deciso che bisogna fare la butto lì, implementare HTTP3. Paolo, pensaci tu. D'accordo, non è un organo direttivo ma è esecutivo, nel senso di dire lo steering group serve a dire che se ci sono ambiguità, decisioni importanti, però con input già presi, ad esempio abbiamo una nuova API, la implementiamo, abbiamo una API pronta, che dite, la vogliamo mergiare oppure questa API è pericolosa e non la mergiamo se a qualcuno sorge il dubbio, perché altrimenti di solito chiunque si può svegliare la mattina, implementa un'API e la butta dentro. Quindi lo steering group è più coordinativo che mi viene solo comandante in italiano, però avete capito che intendo. Sì, cioè, sì, non è imperativo, let's say. Imperativo, esatto, esattamente imperativo. È più coordinativo che imperativo. Disambigua quando ci sono per esempio eventuali disaccordi tra collaboratori che non si riescono a risolvere con il buon senso e così via. È chiaro che poi gestisce le cose più amministrative tipo fondazione eccetera di Node.js, ma quello è fuori dalla questione di open source, cioè è fuori dalla questione della vita dell'open source a livello di codice, ci sono altre questioni legali, amministrative e quello lo fanno loro effettivamente. Ok, chiarissimo. E poi insomma ci sono chi contribuisce tutti i giorni e chi si spende proprio per far sì che Node funzioni. E tra i vari appunto collaborator ci sei anche tu, che hai fatto una cosa molto figa in questi ultimi mesi. Hai lavorato a Milo, che già il nome è una figata. Carino. Che è l'HTTP parser, un potenziale sostituto dell'HTTP parser sì. per Node.js. Allora, prima domanda. Qual è ad oggi lo stato di HTTP in Node.js? Perché ci sono tante versioni, ne possiamo contare almeno 3. Senza contare le sottofamiglie, le sottoversioni, le sottocose, diventa... Sono 3. Aspetta, versioni HTTP a prescindere da Node in generale? Sì. In generale sì, ma in realtà sono veramente 3, perché nel senso, se tu vai a leggere gli RFC, HTTP 09 e HTTP 10 sono deprecati almeno da 30 anni. Addirittura HTTP 09 non ha mai avuto un RFC, è sempre stato solo un draft. La 1.0 aveva un vecchio RFC obsoleto da almeno 4 versioni, c'è stato RFC 1 che è obsoleta, RFC 2 che è obsoleta, RFC 3 che è obsoleta, RFC dell'HTTP 1.0, quindi immaginate la situazione atroce. Poi c'è l'HTTP 2, che è una modifica del protocollo HTTP per sfruttare, se non ricordo male, Speedy, connessioni TCP, header binari e altre varie ottimizzazioni del protocollo TCP, perché TCP al giorno d'oggi è un elefante, per intenderci, con le connessioni di oggi. E infine c'è l'HTTP 3, che è appena uscito, basato su Quick, che è una rivoluzione completa perché Quick è su UDP, non è su TCP, quindi è una rivoluzione totale del protocollo, dovuto al fatto che, diciamo, non molti, o forse molti sanno, ma non molti ci pensano, che il TCP è estremamente pesante come protocollo, perché è stato scritto nei tempi in cui non potevi avere fiducia neanche di un bit trasferito via rete, quindi dovevi essere estremamente paranoico. Adesso puoi essere molto più lenient su questo, quindi l'UDP va più che bene, più leggero, più veloce e così via. Quindi diciamo ci sono almeno 3 versioni, perché stiamo ammazzando tutte le mezze versioni, chiamiamole così. Le atrocità che hanno combinato, sì, assolutamente. Ma tanto arrivo su quello, perché c'è stata una tua decisione, una tua
presa di posizione quando hai lavorato su Milo. E in realtà tu hai lavorato a uno strumento specifico, no? Che permette l'utilizzo del protocollo, che è l'HTTP parser. Che cos'è e cosa fa? Banalmente il parser è chiaramente la componente software che, dato dei dati in entrata, te li trasforma nelle strutture date che ti servono per l'esecuzione del programma, ovvero si assicura che i dati che tu ricevi in ingresso seguono le specifiche del protocollo che avete scelto con cui avete scelto di comunicare via rete, o, per dirla in maniera in realtà più sensata, si assicura che il server che tu stai esponendo riceva solo messaggi nel formato corretto e da quei messaggi estrae le strutture dati che a te interessano per servire la richiesta, nel caso tu sia un server. Nel caso tu sia un client, si assicura che il server ti ha risposto di nuovo nel protocollo in cui tu stai comunicando, e da quel protocollo, da quella convenzione di regole e dei dati, estrai i dati della risposta che ti interessano. Questo ovviamente dipende da che ruolo hai nella connessione. Quindi se volessimo semplificare, sbagliando, correggimi se sbaglio, possiamo immaginare una stringa lunghissima, non è una stringa, lo so, no, in realtà lo è, in HTTP non lo è. Una stringa lunghissima che ha un sacco di informazioni, e c'è questa cosa simil regex, ok? Sì. Che si va a prendere dei pezzi perché sono importanti per dare un senso e capire cosa sta succedendo. In realtà probabilmente non è una stringa, quasi sicuramente, perché ho visto Milo, non sono delle... in realtà lo è, però è una stringa rappresentata come un vettore di interi senza segno a 8 bit, che poi in realtà è la rappresentazione C, se ci pensi. Cioè, se tu pensi sul C, la rappresentazione della stringa è, tu dici unsigned char, no? Ma unsigned char è l'alias di un integer di solito. In Rust viene rappresentato come un unsigned a 8 bit, perché un carattere negativo non ha significato. Quindi tu hai questa lista di caratteri e tu uno per uno o a gruppi li parsi, giusto? Sì. E da questi pezzetti estrai frazioni di informazione. Esatto. In realtà è più facile pensarlo, forse è più facile pensarlo, se ricordi, poi ti butto una cosa che non ti aspettavi mai: la macchina di Turing. Ehi, hai risvegliato i vecchi. Sarebbe brutta come cosa, però se ci pensi è quello, perché i caratteri tu li devi pensare come un nastro di caratteri che ti arrivano. Quindi la puoi immaginare tipo una macchina dove dice: mi arriva il primo carattere, è quello giusto? Sì, mi sposto avanti. È quello sbagliato? Rifiuto il parsing, rifiuto il messaggio. E così via. Chiaramente poi puoi essere un po' più goloso, nel senso di più eager e dire più greedy e dire: guarda, ne leggo 10 invece che uno e li analizzo come stringa e così via. Però l'idea è che devi pensare a un flusso di caratteri o un nastro di caratteri che parsi in una sola direzione. E te li butti magari su delle allocazioni in memoria e dire: ok, in questo blocco di caratteri non ho raggiunto il carattere di fine, questi me li metto da parte aspettando il nuovo. Quella è una scelta, sì, per esempio, quella è una scelta, di solito non si fa, ma quella è una scelta implementativa di Milo. Solitamente i parser quello che fanno, dicono: dammi tutti questo n caratteri. C'è il concetto di consumare i caratteri, ovvero dire: i primi 50 li sono riusciti a collocare nella struttura che volevo. Gli ultimi 30 non mi consentono di collocare quello che voglio perché mi manca qualche carattere qualcosa, quindi io ti dico: dei 100 caratteri che mi hai mandato ne ho consumati 50, la prossima volta ricordati di rimandarmi quei 50 iniziali perché mi mancano, quei 50 finali. Okay. Invece Milo quello che fa, per semplificare un attimo, una specie di rewind, per capirci. Una specie di rewind, però lo deve fare il client, non lo fa il parser, perché il parser, per essere veloce, cerca di non fare nessuna copia delle allocazioni, quindi non copia mai i dati. Infatti Milo rompe la regola solo in quel caso in cui ho scelto di semplificare l'ADX dell'utente e dire: se io non consumo gli ultimi 10 caratteri, me li tengo io in memoria e quando tu mi rimandi i dati successivi sono io a fare il prepending, senza dover fartelo fare a te a mano, perché possono uscire con errori del codice e così via. Chiaro. Quando tu parli di Milo, però,
Mhm. parli di un elemento, un HTTP parser, un componente, ecco, chiamiamolo Sì. così, forse è il modo Sì. migliore per rappresentarlo. È un componente che segue due antenati che però fanno parte, ormai è sedimentata, della storia di Node. Il Sì. primo era HTTP parser Sì. e l'altro è LLHTTP. Partiamo Yes. da HTTP parser, che da quello che mi è sembrato capire è ancora nel codice sorgente di No, Node. è stato rimosso nella 16, nella 18, non mi ricordo. Lo era fino a poche versioni fa, quindi non ti sbagli. Però mi pare nella 20 non c'era, nella 18 non mi pare ci fosse, sicuro. Non sono sicuro nella 16. C'era un vecchio switch che praticamente ha cambiato significato nelle vecchie versioni. Che Però era sì, una versione in C un pochino sì, lenta, sì, un bordello da metterci mano, da quello che sembra. soprattutto Ok. quello. Perché Però non ci era ho messo mano, ne so quanto te. un pezzo di codice abbastanza convoluto. Sì, E praticamente quando sono andato a leggere il repository di LLHTTP c'era scritto eh, eh, praticamente non mantenibile, se non ricordo male come c'era dice. scritto praticamente, esatto, unmaintainable, Sì, sì, e che praticamente aveva un churn, quindi un abbandono da persone che ci mettevano mano, altissimo, no? sì. E quindi si decise di fare LLHTTP. Se mi dovessi descrivere in due parole LLHTTP, tra l'altro salutiamo Carmine, ciao amico. Bella Carmine. Ciao ragazzi, scusate per il ritardo, le persone non sanno fare i CID, però eccomi. Ha incidentato. È incidentato. Sì, un piccolo tamponamento. Ma dai. Ma porca tutto a miseria. posto? Sì, ero fermo, ero sceso dalla macchina e mi hanno strusciato il paraurti, cioè proprio Ah, ok. questo qui dietro non sapeva parcheggiare, vabbè, a posto, eccolo qui. Vabbè, un bassettano di tutti bene. A parte l'assicurazione. Assolutamente. Poi appena puoi accendi la cam così ti possono vedere Sì, tutti. Sì. Dicevo, a questo punto quindi Sì. Fedor. Sì, Fedor Indutni, gran pezzo di genio del male, no, nel senso buono, è un genio. Però ora che vi descriverò quello che ha fatto capirete perché lo descrivo anche del male, perché è cattiveria. Allora, Fedor nel 2019, se non ricordo male, se ne è uscito con ho scritto un nuovo parser. Allora, giustamente, questo parser doveva girare su Node, quindi doveva comunque finire essere in C, però dice come facciamo a creare un parser che sia in C, ma sì che sia manutenibile? Allora, la prima idea che gli è venuta in mente, veramente non so cosa gli passa per la capa a quel bel ragazzone, è ma perché non fare un traspilatore da TypeScript a C? Devo costruire una strada. Sì, perché non partire perché con... non inventare l'asfalto? Una roba del genere. Più o meno, no, perché non inventare le palafitte? Perché veramente... Mo ci vuole, tu mi hai accennato prima che sei andato a guardare la code base, hai visto che razza di follia è. Sì, in realtà allora, è una cosa un po' particolare, perché io ti dico quello che ho scoperto, Sì. poi perché mi ha anche entusiasmato, mi ha gasato tantissimo, ti dico la verità. Sì. Perché quando tu vai a leggere la codebase di LLHTTP, la prima cosa che vedi è che utilizza quest'altra libreria che si chiama LLParse. Ok. Sì. E allora tu vai a vedere che cos'è LLParse, che fondamentalmente è un parser che utilizza una state machine, Sì. anzi è un generatore di parser che utilizzano una state machine, o meglio, pensa, sto avendo difficoltà a descriverlo. Perciò è un generatore di codice C che genera un parser che utilizza una state machine per parsare della roba. Ti rendi conto che il fatto che non riesci a spiegarlo la dice lunga su quando sia manutenibile, vero? In realtà è una figata, però, perché comunque questa roba ti genera praticamente il file headers e il file.c, Sì, assolutamente. che poi tu compili
tu la stai scrivendo in TypeScript. La cosa Vero. interessante in realtà è che lui nella merge request ha scritto risolviamo il problema, HTTP parser è non mantenibile, c'è un, Sì. un significante abbandono, no, di chiunque ci voglia mettere la mano. Quello che vogliamo fare è fare una libreria che lo renda mantenibile, verificabile e con insomma ben coperto da benchmark e test che lo rendono tale. Nel contempo mi arriva Paolo Insogna che mi dice è un bellissimo pezzo di codice, però è immantenibile. E allora qua parlo di LLHTTP. Sì, certo. Quindi che ci manca nel mezzo? Lo strumento che sarebbe dovuto essere la chiave di volta per rendere mantenibile quel pezzo di codice diventa non mantenibile, anzi diventa veramente l'elemento che inserisce attrito nella manutenibilità da parte di altri developer. Cosa non sta suonando nell'equazione? Allora, due cose. Primo, dov'è la documentazione? Perché non c'è una riga di documentazione. Quindi io quando ho preso in mano l'HTTP, ti parlo di, penso più di un anno fa, ho dovuto capire tutto da solo, a manina. Perché poi abbiamo anche dimenticato di dire, anche i file sono di test, sono, udite voi che ci ascoltate o vedete, sono dei file markdown traspilati in C. Gli occhi di Carmine. Appunto, perciò. È il gioco dell'oca con è una follia. Ma no, allora là ti rendi conto che è un pezzo di genio, perché io non neanche per un secondo ho messo in dubbio che l'HTTP funzioni o che sia stato scritto da noi, cioè sono un approccio estremamente innovativo. Però il problema è che tu già stai in Node, seguire HTTP parser, intendo dire la classe interna di Node che gestisce sto parser, cioè che si interfaccia poi con l'LHTTP, non è semplice. Poi c'è l'LHTTP che devi fare la traspilazione folle per capire che cavolo combina, e ancora dietro c'è LLParse. Quanti livelli ci sono di complessità da seguire per fare l'operazione di parsing? Ma porto anche oltre. Il sottoinsieme di TypeScript che usa è piuttosto limitato e contorto. Per fare delle operazioni semplici devi utilizzare dei metodi molto contorti. Select, pick and match in realtà sono intuitive, ma c'è la select, c'è la test, linea and flag, ci sono cose che... Il più grosso problema che io vedevo è tu non sai, una volta che inserisci una regola, è difficile molto tracciare quello che tu inserisci a quello che viene il codice effettivamente eseguito, e ti rende estremamente difficile valutare, per esempio, l'impatto nelle performance. Quindi, se sto capendo bene, il vero problema in realtà sta nel fatto che c'è una grande distanza tra quello che c'è scritto e quello che fa. Esatto. Ok. Esatto. Teniamola a mente questo, perché ti provocherò dopo. Certo. Basandomi su questo. E tra l'altro sono in minoranza perché so che Carmine la pensa tantissimo come te. E la penserà tantissimo come te. Uguale, vero? Dicevo, la cosa simpatica è stata poi andare a vedere il repository di Milo. Milo è la riscrittura, quindi, di questo parser in Rust. E già su quello c'ho un po' di domande. Il cui README scrive l'obiettivo di questo progetto è rendere più mantenibile e verificabile e facile da leggere. Io, secondo me, qua c'è un troll. Ti giuro. Ricordi la vignetta con sugli standard di Dilbert, giusto? E in realtà è totalmente involontario. Sappi che è totalmente involontario. E ho sofferto come un cane per documentare Milo, perché odio scrivere documentazione, ma almeno la documentazione ci sta su Milo, su ogni modulo, persino i reference. Sì. Quindi... Però, ecco, l'obiettivo di Milo, la partenza di Milo fondamentalmente è la stessa esigenza. Milo è nata dalla stessa esigenza che poi ha creato il HTTP fondamentalmente. Purtroppo sì. Quindi possiamo dire, e questo lo dico io, non lo dici tu così
tengo buono Sì. tutto il tuo rapporto con Fedor, che so che stimi tantissimo, Sì. che fondamentalmente l'HTTP può essere visto da un ognubo ed esterno al meccanismo come un'iterazione fallita. No, il problema è diverso. O meglio, bisogna andare su due binari paralleli. Se tu mi dici l'efficienza e la performance e la sicurezza software, no. Se tu mi dici la gestione del software open source, inteso a livello del movimento open source, e quindi la sua utilizzabilità fuori dal lato tecnico, là purtroppo sì, perché Fedor praticamente è scomparso online, è molto poco attivo online, e siccome prende tutta la conoscenza l'aveva lui e non ha lasciato documentazione, quel software è ingestibile. Perché se io, quando arrivano le issue, potevo chiamare Fedor e dire: Fedor, che problema c'è sta qua, devo farmi capire un attimo quello, oppure lui stesso se ne occupava, non mi sarei mai messo a riscrivere Milo, perché è stato un bagno di sangue scrivere Milo per vari motivi. Certi me li sono cercati, certi no, però me la sarei banalmente risparmiato, visto il parser è ben battle tested, funziona bene, perché andarsi a cercare mazzate. Mettiamola così. La mia domanda, nel senso che mi viene in mente ora, proprio parlandone, che è un po' più operativa in realtà, nel senso, Milo parte da i test di LLHTTP o no? Perché se l'avessi dovuto fare io, non lo so, adesso così, ho detto ok, voglio partire da quella cosa lì, però riscrivendoli in un modo. A questo punto però avrei anche pensato sì, ma perché li devo riscrivere? Non li posso utilizzare direttamente? Forse la risposta è no, perché sono in Markdown. In realtà per come è scritto quel Markdown, inizialmente avevo quest'idea, poi per le attività che sa Mauro di DX, quindi rendetevi conto, penso il primo giorno che sto a casa da qualcosa come un mese, ho avuto difficoltà a seguire lo sviluppo regolare. Allora ho detto: vabbè, abbiamo una versione funzionante con dei test scritti a mano, però ho intenzione di migrare tutti i test di LLHTTP, che poi in realtà, cosa che non è molto conosciuta, buona parte di quei test in realtà sono i test di HTTP parser. Perché HTTP parser negli anni aveva avuto una batteria di test gigantesca che Fedor giustamente ha migrato su LLHTTP, e io banalmente mi porto appresso su Milo. Perché se passano quelli una specie di compliance test, uno può stare tranquillo. Quindi ho intenzione di farlo, cioè è nella mia to-do list per, diciamo, realisticamente dicembre, va. No, nel senso, cioè, era una cosa interessante, nel senso, mi stavo dicendo ok, tu lo riscrivi, però alla fine per vedere se funziona come funzionava quello vecchio, hai bisogno insomma di fare una cosa, in realtà una cosa del genere. L'ho fatto, ma dove non vi aspettate? Non con i test di Milo, con di LLHTTP, scusami, ma Milo come proof of concept iniziale l'ho già integrato dentro Node con la compilazione statica, e quindi ho dovuto assicurarmi che girassero tutti i test di Node. Parliamo di qualcosa come, solo di HTTP sono qualcosa come 400 test. Quindi è una sorta di test di integrazione alla fine, di riflesso. Esatto. Sì, perché la testi sia testi la parsing del protocollo, una marea di edge case, perché il Node c'ha issue di tutti i tipi, e anche la gestione delle callback e così via, memory leak, quant'altro. Quindi ho una bella batteria di test già eseguita praticamente su Node. E come si inserisce Milo all'interno di Node? Nel senso, Milo è comunque scritto in Rust, no? Io sono abbastanza novizio di Rust, ci lavoricchio, però insomma nel senso ho visto il processo sicuramente diverso di prendere una cosa scritta in Rust e farne una NIF per Erlang ad esempio, e non è stato semplicissimo, bla bla bla, okay? Come si inserisce questa cosa qui all'interno di Node? Nel senso, viene fatta qualche cosa per cui poi viene presa dal C++, oppure c'è un binding diretto? Oppure... Entrambe, nel senso che ho scritto Node con la compatibilità di Rust per il C, quindi una rappresentazione in C, e quello che ho potuto fare è che quando tu compili Milo ottieni una libreria, appunto, nel caso di macOS, che attualmente l'ho testata su macOS, ma vale anche per Linux, devo verificarla ancora per Windows, ma c'è il modo. Ottieni una libreria statica, quelle si chiamano file.a per chi è familiare con il static linking, e c'è un tool rilasciato da Mozilla che, dato un file Rust, ti genera gli header.h.
Quindi avevo un file.a e un file.h. Il punto .h ovviamente viene utilizzato all'interno dei sorgenti di Node e il punto A viene incluso quando vai a linkare completamente Node. Questo era il mio approccio iniziale. Va da sé però che quando l'ho mostrato al Node Collaborator Summit a Bilbao quasi 2 mesi fa, all'inizio di settembre, in realtà mi hanno detto che è un approccio un po' scomodo perché non poter compilare da sorgente, e si è preferito invece chiedermi di muovermi su WebAssembly, perché Rust compila estremamente facilmente su WebAssembly, e WebAssembly è un first class citizen su Node, perché Node, ricordiamoci, comunque utilizza V8. Quindi eseguire WebAssembly su Node è semplice, tant'è che la conversione ci ho messo 2 giorni, perché curiosamente l'interfaccia C e l'interfaccia WebAssembly sono la stessa. Ci sono piccole cosine da sistemare, ma in generale ho avuto pochi problemi. E quindi adesso sto utilizzando Milo su 11 come primo passo per WebAssembly. Successivamente lo integrerò dentro Node con WebAssembly, non più con il punto A. Ok, cioè che vi ho fatto, ragazzi? Vi ho stremati, che è successo? No, mi sono arrivate 70 notifiche. Vabbè, tutte del gruppo GitBar, di la verità. Assolutamente sì. Voglio chiederti una cosa a questo punto. In WebAssembly, non so perché, ma c'ho questo feel che vorrei sfatare. C'è un overhead rispetto allo static linking? C'è, perché c'è il discorso che tutti i dati che viaggiano dentro e fuori il WebAssembly devi copiarli, chiaramente. O meglio, parzialmente, perché ci sono aree di memoria condivise. È un po' complicato, perché non conosco bene i dettagli, ma so che c'è un piccolo overhead di copia dei file. E poi oltretutto c'è quando tu generi il file WebAssembly da Rust, ti viene creato un file JavaScript intermedio che ti gestisce la serializzazione e diserializzazione dei dati in automatico, quindi non devi farlo tu a mano, che sarebbe piuttosto contorto. E chiaramente quel file è una parte un po' in più chiamata. Però, d'altro lato, c'è questo ragionamento che bisogna fare. Node ha due, in realtà di più, ma diciamo Node a livello core c'ha 2 bridge. Uno è il bridge JavaScript C++ e uno è il bridge JavaScript WebAssembly. Ora, è stato testato, non so di quanto, ma è stato testato che il bridge WebAssembly è più lightweight di quello C++. Quindi significa che se io sostituisco l'LCTP, anzi facciamo il caso proprio di LHTTP, che l'LHTTP ha sia la versione in C++ che la versione in WebAssembly. In linea teorica, se si usasse la versione WebAssembly, sarebbe più veloce, perché l'overhead di copia della memoria è compensato dalla più grossa leggerezza del bridge quando vai avanti e dietro tra WebAssembly e JavaScript, e quindi in teoria le prestazioni non cambiano, o perlomeno niente di percettibile, perché se cambia l'1% voglio di infregare nessuno alla fine. Sì, assolutamente. Andiamo a questo punto su Rust. Prima domanda. Yep. Una cosa per la quale hai tutta la mia stima e anche di più è che prima di scrivere Milo tu conoscevi zero Rust, ok? Conoscevo poco e niente. Se vedi sul mio GitHub c'è solo una piccola utility per me stesso di prova che si chiama Yuna, se la volete andare a vedere, è open source, che praticamente leggeva un file YAML, lo parsava e metteva le variabili d'ambiente, appunto, proprio a questo livello di idiozia. E basta, era un toy project del cavolo, quindi Rust lo conoscevo zero, quasi zero. Ok, parliamo dell'esperienza. Giorno 1. Cazzo! Mi scrivo l'HTTP parser in Rust, ma non lo conosco. Esatto. Cosa faccio? Oltre al cargo init, insomma. Solo il cargo init. Il problema è che devi già avere un'idea. Allora, la mia prima idea era, prima di poter scrivere il parser, posto che, cosa che fino adesso non abbiamo detto, ma io ho riscritto Milo, ma l'architettura è quella dell'HTTP. È sempre una macchina stati finiti con lo stesso tipo di comportamento. Allora ho pensato, voglio riprodurre quella macchina stati finiti. Iniziamo con un linguaggio giocattolo. Per esempio, A seguito da B. Aspetta, dimmi. Perdonami, giusto per coprire tutti i termini che utilizziamo. Sì. 3 parole per la macchina stati finiti. Oddio, questo è un agguato, come la spiego? Non la so spiegare. Allora, praticamente è un... Come si spiega una macchina stati finiti?
No, perché mi sto pensando alla definizione formale da ingegneria che neanche ricordo benissimo. No, non usarla, siamo in un bar. Appunto. Allora, praticamente devi pensare che è un grafo, ok? In cui puoi immaginarlo come un grafo. Si parte da uno stato iniziale, che è l'inizio del grafo, e si può arrivare a più stati che possono più o meno essere finali, seguendo una specifica sequenza di regole. Ovvero, per passare da uno stato all'altro non è semplicemente il collegamento tra due stati, ma si deve verificare una condizione. Penso che è il modo migliore per spiegarla. Assolutamente. Senza usare la formalità, insomma. Assolutamente. Ok. Tornando a noi, Milo doveva essere una macchina a stati finiti. Dico, ok, modelliamo in Rust una macchina a stati finiti. Come la scrivo iniziando con una macchina a giocattolo? E quindi ho fatto letteralmente il mio primo esperimento è stato: voglio scrivere una macchina che interpreta 4 lettere A maiuscole di fila, seguite da un numero qualunque di B di fila, diciamo come se implementasse un'espressione regolare per certi versi, soprattutto perché ricorda informatica teorica, macchina a stati finiti e regular expression sono equivalenti, ma se lo vogliamo passiamo oltre. Quindi sono partito da quello. Nel momento in cui questa macchina funzionava ho detto, ok, qual è il modo più performante per fare eseguire questa macchina? Perché posso chiamare funzioni, posso scrivere un grande blocco match, posso scrivere tanti blocchi match innestati e così via. Fatto queste piccole prove, quando sono arrivato a una versione finita ho detto ok, ora astraiamo cosa devono fare questa macchina a stati finiti. Ad esempio, come si definisce il nome di uno stato, perché tu devi avere la lista degli stati possibili. Poi, come si fa a muoversi da uno stato all'altro, qual è l'operazione che devi definire, come si consumano i caratteri di input. E l'ultima cosa esegue uno stato quando deve fare l'evaluation di qual è lo stato successivo. Quindi ho definito questi piccoli blocchi di operazione. Quando tutti questi blocchi erano sufficienti, ho scritto effettivamente quella macchina stati finiti per il protocollo HTTP. Quindi stai dicendo che fondamentalmente quando hai approcciato al linguaggio avevi come chiaro in mente quello che volevi realizzare. Questa è una cosa interessante da capire, perché spesso, questo è un mio problema, spesso quando utilizzo un linguaggio nuovo mi viene dannatamente difficile. Lo faccio realizzando side projects, ok? Il problema è che il side project è uno diverso ogni volta. Ok. Quindi sto approcciando a un linguaggio nuovo con un doppio carico cognitivo. Sì. Il primo è quello di capire cosa questo nuovo side project farà e non mi è chiaro. Il secondo è la complessità del linguaggio. Quello che hai detto tu è: definisco un'unità minima da realizzare col linguaggio che conosco molto bene, quindi ho ben chiaro quello che sto andando a realizzare, e a quel punto poi il linguaggio è il tramite, ma la complessità che ho sotto mano è la complessità del linguaggio e non di quello che voglio realizzare. È un po' come, Carmine, tu e Alessio me l'avevate detto questo, no? Il vostro modo di studiare il linguaggio è un po' legato al prendo l'applicazione o il servizietto che è il mio side project fisso e me lo riscrivo in 70 linguaggi perché almeno quello rimane. Eri tu, no? Sì, c'ho il bot Telegram scritto ti dà o camel a Rust, tipo, quindi sì, assolutamente, perché è qualcosa che effettivamente conosci, di cui già sai più o meno le insidie del dominio, poi alla fine ci sono solo le insidie magari del linguaggio stesso che sono effettivamente quelle cose che puoi imparare, quindi ci sta. Sì, ma è una tecnica che uso anch'io effettivamente. Cioè, spesso prendo le stesse cose, ho scritto il mio API server l'ho scritto in JavaScript, l'ho scritto in Go, prima o poi lo scriverò in Rust perché so che non resisterò. E in realtà è anche affascinante perché è una cosa che in realtà uno non pensa, che non solo ti toglie complessità, ma ti dà anche spunti di apprendimento che non avresti fatto in casi naturali, perché ad esempio se in Go strutturi il codice in una certa maniera, in Rust lo devi fare in maniera diversa, ti dà già un input mentale di dire aspetta, e quando stai in Rust non puoi fare quello che fai in Go o che fai in JavaScript o che fai in C, quel che ti pare, insomma. Quando stavi realizzando Milo, quali erano i tuoi punti di riferimento per quanto riguarda Rust?
In che senso? Per capire come dovevi fare le cose. Google. Vabbè, io sono il peggiore, lo so. No, nel senso, sai cosa? Io non avevo nessun riferimento, non avevo nessun, come dire, nessun podcast seguito, nessuna documentazione. Io dicevo, devo scrivere il ciclo for, devo fare un match di caratteri, come si fa in Rust? Cerco su Google. Poi magari è chiaro, per esempio nel caso del WebAssembly avevo la guida di WebAssembly, di Wasp Bind Gen, in quel caso sì, specifico. Nel caso per esempio un crit che ho utilizzato in maniera mostruosa è stato Quote e Sin, quelli per parsare e generare codice Rust, di cui parleremo quanto ho capito in seguito, e quelli poi mi sono dovuto leggere la loro documentazione, però l'API, non la documentazione tipo sito, in maniera estensiva per capire un attimo come andava eseguito. Poi per il resto, come ti avevo già detto in offline, quando mi si poneva il problema risolvevo quel piccolo problema. Diciamo che ho seguito un approccio molto pragmatico di dire: conosco il minimo che mi serve per andare avanti, quando mi blocco ci metto un nuovo mattone, ma non inizio a mettere sovrastrutture perché divento veramente stupido, se no mi perderei nella complessità sia aperta e chiusa parentesi, oltre a non aver mai usato Rust, io non avevo manco mai scritto un parser, questa cosa non ti ho detto. C'è stata una prima volta su entrambe le cose simultaneamente, allora ho detto io mi devo mantenere al minimo la complessità. Quali sono gli elementi che hai scritto e che dovendoli scrivere in JavaScript non useresti mai? A parte naturalmente il match, perché quello non ce l'hai. Il match manca purtroppo. Le macro in JavaScript non le potresti usare, a meno che non fai il transpiling. Lo potresti fare se impicci e metti un passo di transpiling, quindi parsi e crei un nuovo AST. Tecnicamente è possibile, sarebbe complesso da fare spavento, però nulla te lo impedisce. Altri elementi, in realtà questo, perché la cosa che ti stupirà è che se tu vai a vedere il codice di Milo, la complessità del Rust scritto, a parte essere piuttosto grosso, in realtà è estremamente stupido. Match, punto. Abuso del match, e poi sono chiamate di funzione, ci stanno i for, non ho scritto, per chi si fa codice Rust sapete non c'è un solo lifetime, non c'è un trait, non c'è niente di niente. Quindi è veramente basic funzione, è scritto ad approccio funzionale, quindi non ci sta veramente niente. Hai usato una parola che dentro di me, da newbissimo in Rust, ma che però si sta mettendo, affascina e spaventa nel contempo. Ok. Che è la parola macro. Già. All'inizio ho detto che si sentivano che venivi dal mondo Ruby in genere, sì. Mondo dove si abbonda di metaprogrammazione. Ok. Sì, e leggendo il codice di Milo si vede che hai abbondato. No, abusato si dice, non mi ho veramente abusato. Allora ti dico, chiunque le conoscerà, e guarda Milo diceva: che problema c'hai con le macro? È la prima cosa che mi dicono tutti. Allora, esatto, hai abbondato di metaprogrammazione. E là, sì. La prima cosa che ho pensato, siccome ti conosco, siamo diversi anni che ci conosciamo, la prima cosa che ho pensato è: Paolo ha visto che c'erano le macro, che sono uno strumento potente, e si è sfogato di decine d'anni in JavaScript dove non aveva questa mamma mia, sì. Ma adesso Mauro entra nella parte bastardella. Il problema è un po' una provocazione, ma secondo me ci sta. Uno dei problemi della metaprogrammazione è che nasconde complessità sotto il cofano, no? Vero, quindi verissimo. Crea un layer che nasconde un certo livello di complessità. E mi viene da dire, provocandoti, sì. Non è molto lontano da quello che faceva LLHTTP in un altro livello. Okay? Certamente, è corretto. Quindi la mia domanda / provocazione è: creando un livello di metaprogrammazione tale per cui tu hai un livello di informazione ma ne nascondi tantissima, non stai creando un'ennesima iterazione tale per cui ci sarà un Milo più uno che dirà:
questo progetto ha come obiettivo rendere mantenibile. Certo. Però ci sono due differenze. Ti dico dove sono le due differenze. Allora, posto che il motivo per cui ho utilizzato le macro è per rendere molto semplice scrivere il parser, altrimenti era un livello di ripetitività che non puoi immaginare di base. Potrei persino eliminarlo, volendo. E ti dirò anche di più, nelle ultime versioni di Milo ho eliminato una barca di macro, prima ce n'erano molte di più. E me ne sono reso conto io stesso che quando dovevo debuggare la generazione delle macro era un bordello, perché l'error reporting di Rust sulle macro è molto scarso, quindi era difficile capire quale riga stava fallendo. Quindi l'ho ridotto all'osso, quindi figurati se ti dico l'ho ridotto all'osso e tu ne trovate una barca. Ma comunque, divagazione. Le macro servono per semplificare la gestione del parser, ma la grossa differenza con LLHTTP è che c'è un tool diretto che si chiama Cargo Expand, che non fa altro che dirti: piglio il file in input, espando le macro che ci sono dentro e ti generano un nuovo file Rust. Tu il file Rust, se li affianchi al codice originale, per come ho scritto le macro, puoi facilmente trovare il quale diventa cosa. Ma ti aggiungo anche che, a differenza di LLHTTP, le macro sono funzionali. Intendo dire, non funziona nel senso che hanno una funzione, sono scritte, sono pensate come codice funzionale, quindi significa che se tu c'è del codice di Milo e dici guarda la macro la butto lì state, che cosa cavolo fa? Tu puoi andare nel crate delle macros, vabbè, divagazione, poi lo vedo il dettaglio tecnico dopo, vai nel crate delle macro e c'è la funzione state che puoi ben facilmente capire come è passato il codice e qual è il codice generato, perché è un linguaggio di interpolazione piuttosto semplice, quindi si riduce all'osso. Sì, in realtà là davvero è complesso capire. Adesso al di là della cosa LOL, che era giusto, sì, ovviamente, per riprendere... sempre Dilbert, penso io, quella. Ci ho pensato 2 giorni, no? Proprio sì. per questa cosa. Sì, ci sta. Te ne avevo anche parlato a Codemotion, che ti avrei preparato il trappolone. Fatto benissimo, è meritato, assolutamente. Io sono assolutamente. No, però in realtà questo per evidenziare un problema di base, che trovare il modo per rendere il codice manutenibile. Rendere il codice scrivibile quando in realtà c'è un sacco di roba da riscrivere, rendere il codice comprensibile in ogni suo livello di profondità, sono i 3 capi di una coperta che necessariamente è troppo corta, e trovare il compromesso perfetto per questa cosa è pressoché impossibile. Capita quindi che ci si trovi nel tempo T0 dove un certo capo della coperta ha più importanza di un altro, che era per esempio, c'è il T0 specifico di quando venne scritto LLHTTP, che poteva essere le performance, dobbiamo fare un per 2, mi sa che era 55% più veloce o qualcosa del genere. Comunque dobbiamo fare 2 volte più veloce. Una volta più veloce, perché HTTP parser faceva 1,4 milioni e l'HTTP ne fa 3 e anche Milo. Comunque serviva concentrarsi sulla performance, e quindi si è sacrificato la dev experience. Oggi, con la consapevolezza, serve impegnarsi nella dev experience, ma nel contempo serve anche essere pragmatici e non metterci un secolo a scrivere cose ripetitive o fare bubble up a certi livelli di complessità che vanno nascosti. Ma perché altrimenti torni a HTTP parser, perché poi si aggiungeranno sempre più regole e diventa impicciato da seguire. Esatto, e quindi questo dimostra il fatto che in realtà non c'è una best practice, segui quella e sei a posto, cosa che in realtà è meno frequente quando tu stai andando a scrivere un'applicazione, salvo casi particolari. Cioè, quando vai a scrivere una classica applicazione, sotto il cofano 90% c'è il CRUD, e così si fa il CRUD. Ma sai cos'è? Come ti dicevo prima, scope più limitato sia nello spazio che nel tempo.
Esatto. Cioè Node non viene usato da milioni, cioè la tua applicazione, a meno che non hai creato il nuovo Facebook, ma a questo punto non faresti più interviste su YouTube, non ha milioni di utilizzatori, purtroppo, giusto? La tua applicazione è generica, no Mauro? Mentre invece Node non sì, ce li ha. non ce li ha ancora, si dice. Mentre Node è usato da milioni di persone. Come dicevo prima, la tua applicazione aveva un ciclo di vita di 1, 2, 3, 4, 5 anni, Node potenzialmente potrebbe averne 15, quindi devi ragionare. Io non prevedo andare da nessuna parte, ma va a vedere che cavolo mi succede tra 15 anni. E quindi, insomma, questo. Domanda proprio così, male, Yes. strana. A questo punto, nel senso, se io voglio fare, non lo so, così, sto divagando, anche io ho avuto, insomma, qualche tempo fa, volevo fare anche un parser, insomma, abbiamo avuto un'esigenza in una vecchia azienda, eccetera, eccetera, e ce l'ha venuto in mente di farlo in Haskell, puoi fare una static library anche lì e fai tutto così, perché effettivamente era una roba funzionale, parsec, le cose bellissime, e poi ovviamente una cosa che si è accasciata subito sotto il peso della complessità stessa dello strumento. Perché nel senso, noi se la fa una roba, alla fine si fece in Ruby con Treetop, comunque ti parlo di un po' di tempo fa. Alla fine è caduto sotto il peso della sua stessa complessità. Hai scelto Rust anche per questo motivo qui, oltre che perché Rust e non Go, ad esempio, dove più o meno anzi era fondamentalmente lo stesso output. Banalmente, considerando che Go era comunque più semplice rispetto a quello che, cioè era più simile rispetto a quello che Go è ciclo unificato. Go è più semplice, parliamone. Go è più semplice, parliamone. Io tieni conto che per un po' di tempo ho scritto Go, l'ho abbandonato, mi aveva saturato beatamente il carico cognitivo. Go è apparentemente semplice perché è un linguaggio dai costrutti semplici, sì. Però può diventare verboso, è talmente verboso che ti rimbambisce a un certo punto, ti ci perdi dentro. E quindi ho detto Rust è l'altra alternativa. Allora il discorso è: non voglio tornare a scrivere Go, non voglio assolutamente tornare a scrivere C++, mi rimane Rust. Okay. Facciamo anche l'esperimento di dire: è possibile integrare Rust dentro Node? E poi banalmente la scusa per impararmi il Rust un minimo. Cioè, ho unito nobili intenti, vecchie frustrazioni e diletto vergognoso in tempo lavorativo, mettiamola così. No, ma in realtà era questa qui la risposta che mi aspettavo, insomma, nel senso, alla fine è il motivo per cui non si è fatto in Haskell qualcosa super complesso. Sì. Anche perché probabilmente se voglio un parser HTTP c'è già pronto in Haskell, probabilmente c'è. Sì. Diciamo, nel mio caso, dovendolo fare da capo, ho detto vabbè, almeno fammici divertire nel frattempo, almeno una cosa che mi piace fare, anche perché parliamo comunque di 6 mesi di lavoro da solo, quindi insomma. A questo punto c'è Paolo che si è scritto il parser HTTP, lo mette nel suo cestino e va al Node Collaborator Summit per dire: ehi raga, io ho scritto un nuovo parser non è vero, perché in realtà gliene avevi già parlato. Sì, l'avevo accennato. Però mi piace molto l'immagine, no? Tipo Remaggio che va al Node Collab Summit. Sì. E Mirra. Sì, la cosa più assurda mi è venuta in mente delle tre. Sì, assolutamente sì. E in realtà arriva là e dice: oh, sai cos'è? Noi nello stack usiamo C++, ma io te lo voglio fare in Rust. Sì. L'ambiente Node, che è un ambiente comunque particolarmente conservativo. Sì. No? Vuoi proprio per come è strutturato. Sì. Come ha reagito a questo fatto che tu sei andato con il regalino in un linguaggio che era assolutamente non come mi aspettavo? Perché anche io mi aspettavo delle resistenze per esempio sai, Rust non c'è perché non l'hai scritto in C++, qualcosa del genere, no? In realtà l'unica resistenza che ho avuto è stata una che non mi aspettavo minimamente. Vi accennavo prima che Milo in origine doveva essere compilato come file .a e .h, e io gli avevo dimostrato che si poteva linkare Milo su Node, appunto includendo nella codebase il .a e il .h, e fine.
La loro obiezione non è stata cazzo è scritto in Rust, non è stata però non ci piace avere già file compilati, mica possiamo includere l'intera source base dentro Node. Anche io ho fatto sì, poi però si deve anche installare la Rust toolchain sulle build machine. Vabbè, che fa? Cioè io che cercavo di evitare il problema, avevo pensato faccio le release su GitHub di file.a così non devo installare la Rust toolchain sulle build machine, perché un carico di DevOps non è indifferente, mentre io su GitHub Action lo piglio gratis, tra virgolette. Quella è stata letteralmente l'unica critica che mi è stata mossa. A questo punto mi chiedo, questo dimostra un'apertura verso Rust di una community, di un sistema che era molto legato a C++. Sì. E dimostra quindi che qualcosa sta cambiando. E ti faccio una domanda a bruciapelo. Quanto l'apertura di Linus Torvald per le estensioni del kernel in Rust ha influito? Cioè Linus è stato una pristrada da quel punto di vista, certo. a sdoganare questa cosa. Che lo sappia zero. Che lo sappia zero perché nessuno me ne ha mai parlato. Nessuno mi ha detto sì vabbè facciamo come Linux, sì perché no? Perché in realtà quello che stai facendo tu non è con questa operazione è portando il source code dentro Node e quindi dentro le toolchain. Tu stai facendo un'operazione ben più ampia del riscriviamo il parser HTTP e in questo momento parliamo di politica. Sì, certo. Attingo alle mie valigie di esperienza politica. Prima. Non ho capito il punto. Quello che tu stai facendo è stai creando il precedente tale per cui questa apertura di let's write it in Rust può rischiare di diventare uno standard. A questo punto mi chiedo le fazioni politiche conservative del C++, che holdano, che tengono, che mantengono un certo peso in termini di knowledge e anche di importanza, non si sentono minacciate da questo tipo di cosa? Non tanto. Innanzitutto perché, a parte il fatto che l'una non lo esclude l'altra, cioè non si arriverà mai. Allora, immaginiamo tra 5 anni, tanti moduli sono scritti in Rust, ma nessuno ha stabilito che devi per forza per esempio convertire quelli scritti in C++. Poi ci sarà un core che dovrà rimanere in C++ perché V8 è scritto in C++, quindi c'è poca scelta. Ma poi di base... Allora, premettiamo che uno dei motivi per cui ho scelto Rust è anche che cercavo anche di intervenire nel mio piccolo nella manutenibilità di Node per i nuovi contributor e quindi dire cavolo, se devono scrivere in JavaScript sì, ma se devono andare sulla parte bassoello non ci va nessuno, magari Rust è più appetibile, vediamo se si può inserire, quindi è esattamente quello che cercavo di fare. Anche l'apertura a nuovi contributor. Esatto, ovviamente ho usato la tecnica del chiedo perdono piuttosto che permesso, perché altrimenti si sarebbe iniziate discussioni infinite, cioè ci sono PR di Node che ci mettono 4 mesi a essere mergiate, e non per discussione tecnica, per discussione semipolitica. Allora ho detto, sai che ci sta, evitiamo, dimostro prima che è fattibile e poi, quando c'è la fattibilità tecnica, vediamo se è una buona idea. Se c'è una resistenza o se perlomeno riesco a proporlo come parser alternativo, magari si lascia l'HTTP ma si dà alternativa all'utente e così via. Però questa cosa ha un costo alto, perché ci sono 6 mesi che ti sei fatto un mazzo tale per... Sì. Allora il punto è, non per fare la paraculata della serata, c'ho Nearform dietro che me lo permette. Da solo ci avrei messo 3 anni, perché il tempo che ci ho messo di lavoro devi farlo, ci potevo mettere 2 ore al giorno, lo moltiplichi per 4, chiaramente. Nearform me l'ha permesso perché è anche parte del mio lavoro ufficiale essere innovativo su Node. Me l'ha permesso, cioè il mio capo mi ha detto vai a 1000 su questo progetto perché è un azzardo, se va a buon fine ci sono vari ritorni, per Node, per Nearform e per chi altro, quindi ne ho approfittato. Sì, in realtà quello che sta succedendo è può essere interpretato come un'apertura, può essere interpretato come una democratizzazione delle contribuzioni verso Node, che la parte JavaScript è fattibile,
Chiunque si mette un po', se lo studia, capisce un po' di cose, perché ci sono un po' di cose diverse. Non è il JavaScript che vi aspettate, ve l'ho già detto in un'altra puntata, però sì, è vero. Però diciamo è raggiungibile. La parte C++, io ho provato a darci un'occhiata e in realtà non era cosa. Per me almeno anche per me è un bagno di sangue. Quando ci ho messo mano l'ultima volta è stato un bagno di sangue. Quindi nella mia idea, insomma, io un po' l'idea che mi sono fatto di Rust, insomma, da qualche metta a questa parte, è che sta diventando il linguaggio companion per quando ti serve della roba performante. Ad esempio, secondo me un grosso messaggio io l'ho visto quando Bundler, perché non conoscesse il package manager di Ruby, offre la possibilità di creare una nuova gemma con l'estensione Rust già fatta, con i binding già fatti, con il progetto Rust già impostato, per poter chiamare da Ruby quel pezzo di Rust che tu scrivi, automatizzando e riducendo completamente la frizione di doversi scrivere di loro fra mano. Chi ha fatto estensioni native in Ruby in C sa di che sto parlando, è un bagno di sangue. Farlo in Rust, si tratta di fare gem new meno extra Rust, cioè nel senso l'ho fatto due giorni fa ed è qualcosa di rivoluzionario secondo me, e sto vedendo questa cosa in tantissimi ecosistemi, che è qualcosa ad esempio che non ho visto con Go. Se penso a 5 anni fa che si diceva riscriviamolo in Go perché Go reasons, non sto vedendo la stessa cosa con Rust, anzi più che riscriverlo in Rust come meme è facciamo la parte che ci serve, che deve essere in un certo modo con Rust, e la integriamo in quello che già c'è. Nel senso, io sto vedendo questa cosa. È proprio, in realtà, se ti dico per pura coincidenza, stamattina lavoravo un minuto, ho fatto un fix allora, il generatore del mio sito internet è un generatore di siti statici che mi sono scritto io. Non fate domande, mi sono scritto un generatore, d'accordo? Ho scritto, chiamalo il simil jack, il simil yugo, insomma, per cose molto basic, però ha tante belle feature, tra cui, che ne so, l'atomic CSS, compressione delle classi, insomma, tante cose simpatiche. Tra le varie cose che mi servivano per scrivere correttamente il service worker, dovevo estrarre da ogni pagina HTML generata tutte le immagini che avevo renderizzato. Tenete conto che quel sito è renderizzato in JSX, in React in pratica, cioè React si fa per, diciamo, JSX perché è lato server. Ora, in JavaScript ci metteva 2 secondi, d'accordo? A ogni compilazione, solo la fase di estrazione delle immagini, cioè fare il parsing HTML, cercare tutti i tag IMG ed estrarre l'attributo SRC. Allora ho detto, ma fammi vedere per curiosità, vediamo se c'è un parser HTML in Rust veloce già scritto. Ho trovato un parser che si chiama Scraper, che fa esattamente quello e mi consente di selezionare i tag tramite selettore CSS. Quindi fai fragment.select img. Come l'ho integrato nella mia gemma JavaScript? Ho fatto una mini lib dentro il mio codice sorgente, compila un WebAssembly e include il modulo WebAssembly dentro la compilazione. Totale tempo di compilazione è passato da più di 2 secondi a 500 millisecondi. Se voi andate a vedere adesso su GitHub, vi sfido a farlo, su Shogun Panda /Dante, c'è una folder dove c'è nella lib folder c'è quella gemma, sono letteralmente qualcosa come 10 righe di codice Rust. Complessità, ci ho messo qualcosa come 20 minuti a farlo. È vero che ho scopiazzato la configurazione da Milo perché l'avevo già fatto, però in generale non ne sarebbe tanto più complicato. Io in 20 minuti ho tolto 1 secondo e mezzo, ho tolto quasi il 75% di tempo in un task. Perché? Perché Rust e WebAssembly con JavaScript ci vanno da Dio in determinate situazioni. C'è poco che fa. Sì, io stavo facendo, devo fare una cosa simile, l'ho iniziata a terminare per la creazione della waveform di un file MP3. Per esempio.
Perché in JavaScript è tipo, cioè lo metti fai a prendere, per la puntata di un'ora e mezza, un'ora e 40 lo metti, vai a prendere il caffè, ti bevi il caffè, torni e forse ha finito. Provaci così, il WebAssembly. La stessa cosa in Rust liscio ci mette pochi secondi. Adesso devo capire come farlo con WebAssembly per non portarmi dentro, fare un eseguibile direttamente con Rust, e se non faccio... no, usi wasm-bit-gen e poi c'è un tool che si chiama wasm-pack, che è responsabile di generarti quel layer di compatibilità JavaScript che ti dicevo. A quel punto tu includi il modulo JavaScript come se facessi un import qualunque e chiami la funzione, non ti fa nient'altro. Cioè è davvero così semplice, è impressionante. Li conduco nel paese dei balocchi. Ah, il paese dei balocchi. È arrivato il momento tipico e topico del nostro podcast, il momento del paese dei balocchi. Momento in cui i nostri host e i nostri guest condividono con noi un tool, un libro, qualunque cosa insomma abbia catturato la loro attenzione e si pensi sia utile condividere con la nostra community. Quindi la mia domanda innanzitutto a Paolo è: hai qualcosa da condividere con noi? Yes, ma non quello che vi aspettate, vi stupirò. Allora, faccio una piccola premessa. Tool, libro, vino è stato condiviso in un episodio passato di Gitbar. Sì, però banale. Ho detto facciamo qualcosa di estremamente diverso, ovvero voglio solo aprire una filosofia di pensiero. L'ultima volta ho condiviso il Gaviscon, se ricordate bene, quindi stavolta andiamo qualcosa un attimino più sostanzioso, ma più lungo periodo. Ovvero, dopo tanti anni di esperienza, mi sono ritrovato a notare che nella programmazione ogni giorno, nelle cose che faccio, utilizzo anche cose che non dovrebbero centrare niente, anche se indirettamente. Quindi vi consiglio oggi, come paese dei balocchi, iniziate a praticare un'arte marziale. Qualunque, sceglietevela voi. Io sono un praticante di Wing Chun da diversi anni e mi sono accorto che i principi cardine del Wing Chun li uso nella programmazione tutti i giorni, stranamente. Non vi dico quali perché ci farò un talk a breve, ho già intenzione di trasformarli in un talk perché mi sono accorto giorno dopo giorno che questi principi li uso. Quindi qual è il mio balocco? Fate qualcosa, qualunque cosa, un'arte marziale ma anche qualcos'altro, che abbia un risvolto filosofico dentro e che ve lo portate coscientemente o meno nella programmazione di tutti i giorni e ve la rende uno spettacolo. Sono out of the box, vero? Sì, mi hai spiazzato. A questo punto mi verrebbe da chiederti, anche lo yoga può centrarci in qualche modo? Ha voglia. Perché stavo pensando a una cosa, no? Che anch'io ho preso molto dallo yoga. L'unica cosa che non riesco a capire è perché il mio saluto al sole della mattina inizia con 4 bestemmie. E quindi devo capire. Sono locali nel contesto, scusami. Ragazzo, nella mia arte marziale dovrei essere morbido. Tu mi hai visto quanto grosso sono? Che morbido vuoi che sia io su? Quindi voglio dire, ti capisco, lo combatto ogni giorno. Ti capisco. Anche il sole già voglio... Carmine, va. No, allora, in realtà io ho una cosa molto più insomma banale. Ho 2 libri. Il primo è Rust for Rustaceans, che è sostanzialmente un libro che vuole insegnare Rust a chi programma già. Quindi diciamo c'è l'introduzione, per capire, sono un'introduzione al linguaggio, ai tipi eccetera, ma non è quella cosa come il Rust Book o comunque come il libro di programmazione classico. Allora vediamo che c'è il numero, è floating point, sono 4 bit, bla bla bla. No, è una cosa molto più hands-on e riprende concetti che sono già familiari a chi programma, insomma, quindi parti sostanzialmente sì dalla sintassi alla gestione della memoria, a come si struttura un progetto Rust, alla concorrenza, a come utilizzare una libreria, a come fare una libreria. Vi consiglio, non fate il mio stesso errore, non prendetelo cartaceo, perché come tutti i libri della No Starch Press c'ha una qualità impressionante. Io l'ho preso come ebook, l'ho visto cartaceo e mi sono pentito di non averlo preso cartaceo, e in realtà
un altro libro che è sempre della No Starch Press, che però ho cartaceo, ma ho uno di quegli scatoli che non potrei vedere, infatti volevo anche nascondere questo, non ci sono riuscito, è Absolute Free BSD, che non c'entra niente con questa puntata, però lo sto effettivamente leggendo perché ero curioso di provare Free BSD. È un libro che vi spiega un po', insomma, non prende tutta la filosofia eccetera eccetera, ma vi spiega, diciamo, l'amministrazione di sistema più o meno di tutti i giorni. Ecco, può essere una lettura interessante. Il 3 e il 4 febbraio 2024 c'è il FOSDEM. Se dovete prendere voli oppure alberghi, affrettatevi perché i prezzi stanno salendo vertiginosamente. Devo dire che Carmine mi ha consigliato un albergo che io prestamente prenotato, quindi se andate a Bruxelles per il FOSDEM sappiate che ci sarà la puntata pirata anche quest'anno. Assolutamente. Non so dove, se troveremo un angolo nell'hackerspace o scassineremo un'aula nei piani inaccessibili come abbiamo fatto l'anno scorso, ma faremo una puntata pirata che ha un po' quel flavor primi anni 90 del stacca tutto, ci stanno tracciando, quindi sarà un po' così. Io ho un balocco, lo sto provando. Quello che state vedendo è un po' quello. Questa è la prima puntata che è registrata con questo balocco. Ho preso una nuova fotocamera che in questo momento si è appena spenta. Non so se avete sentito il rumore, sì, perché si è surriscaldata. Ok, non regge un episodio di Git, ma va bene. Però è parecchio figa. È la nuova Sony ZV-E10. Una bella fotocamera, obiettivi intercambiabili. La sto provando, l'ho provata con Emotion, tanta roba. L'unico problema è che in realtà registrare tutto un episodio di Gitbar in 4K non ce la fa farcela perché si surriscalda, quindi vabbè, però è figa. Ehi, prima di lasciarci vi devo ricordare che se volete aprire o gestire la partita IVA online eliminando gli ostacoli della burocrazia, potete prenotare una consulenza fiscale gratuita e senza impegno con uno esperto di Fisco Zen dal link in descrizione. Avrete anche 50 euro sul primo anno d'abbonamento, quindi grazie Fisco Zen per aver supportato questo episodio. Detto questo, io adesso che la puntata volge alla fine mi rilasso un attimino, abbassiamo le luci, abbassiamo i toni. Paolo, cosa ti porti dietro da questa esperienza della scrittura di Milo? Ma chi me l'ha fatto fa? Questo no, scherzo, a parte il disfattismo. No, tante cose. Allora ho imparato tantissimo, anche la tenacia, perché non ero mai stato su un progetto per 6 mesi di seguito, in solitaria per intenderci. Mi ha anche insegnato a non intestardirmi con l'implementazione, perché ho dovuto cambiare molti aspetti implementativi più e più volte, quindi reiterare questo. E poi anche sulla questione politica del dire a volte è meglio chiedere scusa che permesso. E infine che la gente, come al solito, cosa che diciamo nella mia esperienza di master di gioco di ruolo dal tavolo e dal vivo avevo già visto che la gente credi che pensi in un modo e loro pensano completamente al contrario, e questo dove te lo porti anche quando devi fare l'interfaccia utente. Ho già i beta tester migliori della storia, cioè la mia famiglia, che quando gli fai vedere una cosa cliccano la cosa più assurda possibile, e mi si è confermato anche nel feedback ricevuto al Collab Summit, quindi è una legge universale. Voglio farti una domanda molto personale. Yes. Anzi, vai. 2. Iniziamo da quella light per poi passare a quella più core. Hai fatto 6 mesi dove da solo hai riscritto qualcosa in Rust. Hai sentito l'esigenza di avere un buddy, una guida, un qualcuno che lo conoscesse bene e ti potesse guidare? Nì.
Sì, perché a volte lo scomporterà tanto, no, perché avrebbe interferito col processo creativo. Detta proprio così, nel senso, se il buddy magari mi diceva guarda non puoi fare sta cosa, magari non esploravo la via che stavo esplorando e magari non si era arrivato al risultato, e quindi avevo la necessità di non essere limitato in nessun modo. So che si è detta da psicopatico così, però era, mi sembrava, mi immagino più il lato artistico che tecnico. Dovevo avere la completa autonomia per poter creare quello che mi diceva la testa quel giorno, per esplorare e cercare di tirare fuori ogni minima possibilità da questo approccio. E in effetti come credo di essere arrivato a destinazione dove volevo arrivare. Mi viene in mente un esempio. Chi di voi conosce Satisfaction di Benny Benassi? È un disco che ha quel bassone distorto. Ecco, quel bassone distorto è stato creato, quindi in mera parte artistica, da un misuso del compressore. Nessun ingegnere del suono avrebbe mai utilizzato il compressore in quel modo. Esatto. E quel compressore diventa strumento artistico usato in quel modo. Adesso, un po' quello che hai detto mi ha riportato alla mente proprio quel caso specifico. Il concetto specifico è quello. Magari uno avrebbe detto non puoi abusare delle macro in questa maniera, la butto lì, e quindi non avrei scritto il sistema in quella maniera. Altra domanda, legata alla precedente ma ancora più personale, è: tu non conoscevi Rust? Ti sei seduto, hai scritto tutto, sei andato, l'hai pubblicato su GitHub e sei salito sul patibolo, mostrandoti a una community che non ha paura di essere brutale nel giudizio. Perché lo sappiamo, noi siamo un mondo che è brutale spesso nel giudizio. Vedasi l'ultima presentazione di Vercel. Come ti sei sentito nell'essere giudicato in qualcosa che hai creato, che ti ha preso 6 mesi e che però eri consapevole del fatto di non essere master in quello? Cioè, allora, ho 3 considerazioni da fare. La prima, che ti ucciderà Socrate. Non me la posso prendere perché so di non sapere, quindi non so un cavolo, quindi grazie che se mi devono demolire, anzi se non mi demoliscono c'è qualcosa che non va, perché realisticamente non ci posso aver colto alla prima botta, devo aver sbagliato qualcosa. Quindi ma non è falsa modestia, e non è manco sindrome dell'impostore, è certezza. Non conosco Rust, sicuro ho sgarrato qualcosa. Quindi quella è la prima. La seconda è, ho ricevuto praticamente nessun feedback. L'unica persona che mi ha dato un feedback sul codice in maniera estensiva, a parte voi che ve lo siete guardati, e parlo tra i collaborator di Node, è stato Yagiz di Zipli, non riesco mai a pronunciare il suo nome, comunque Yagiz, poi a non rig per intenderci, che è una delle persone più gentili che io conosca, quindi mi ha dato un feedback tranquillissimi, banalmente, quindi proprio una esperienza magnifica. Troppo brutte persone non l'ho trovate finora. Però... Perché dici purtroppo? Eri preparato al peggio? No, perché sarei curioso anche di vedere come reagisco, non mi è mai capitato. Quindi anche su me stesso, come reagirei. A questo punto ti faccio un'altra domanda, perché non è successo in Milo, ma probabilmente ti sarà capitato in altre situazioni. Tu hai scritto del codice, il codice talvolta, se non è il crudino della chiesa e se ha una certa complessità, rappresenta in qualche modo il modo in cui pensiamo, quindi rappresenta rappresenta noi stessi. Ok? E quindi diventa noi stessi, che è un problema enorme. Nel momento del giudizio si ha un giudizio verso noi stessi, anche se non dovrebbe esserlo. Noi lo percepiamo verso noi stessi. Come ti difendi da questo giudizio verso te stesso? Cioè, come scendi il codice alla parte personale? È proprio quello, in realtà, mantenerlo sul lato oggettivo. Cercare di mantenerlo sul lato oggettivo, rimbalzare la gente quando va sul lato personale, perché uno non mi conoscono, quindi come puoi entrare sul lato personale?
che mi puoi offendere, al massimo che mi dici che sono ciccione, sti gran cazzi, so di essere ciccione, voglio dire, anche se sto dimagrendo, ma questa è una divagazione. Voglio dire, cerco di scendere la cosa, tengo le cose separate, mi vuoi attaccare sul lato tecnico? Assolutamente sì, anche perché sul lato tecnico è grosso modo oggettivo, quindi comunque posso difendermi, posso fare e dire. Sul lato personale, come si direbbe a Roma, ti rimbalzo, cioè ti devo lasciar perdere il più possibile. Quando quella cosa va oltre, devo riportare l'utente o roba del genere, insomma, in generale. No, ma quello che intendevo io è quando, che poi non è un attacco, no? Quando c'è un giudizio sul codice e tu sei in quella fase dove il codice ti rappresenta, nel senso che ci hai messo così tanto di te, così tanto effort, che chi ti giudica lo sta facendo in modo oggettivo, ok? Sì. Ma tu, perché capita a tutti, la percepisci in modo personale, perché è una parte di te quel pezzo di codice. Come fai a staccarti dal codice? Non c'è una ricetta, però... No, non c'è. Allora, io ho avuto un po' di interazioni sgradevoli su Node, su quel fatto che dicevo sul network family auto selection. Ho faticato, però ho usato la buona beata regola del conta prima di reagire, perché finisce a schifo altrimenti. Quindi conta, poi reagisci con calma. Tant'è qualcuno che mi attaccava in maniera poco oggettiva, l'ho controattaccato in maniera oggettiva e non si sono più fatti sentire. Cioè uno mi diceva, però sta implementazione è subottimale, fa cagare, è buggata, quel che è. Fatto, fammi vedere tu come l'avresti fatto. Mai più visti. A un certo punto ti metti a livello qua di 4 anni, probabilmente mia figlia riuscirebbe a discuterci meglio con questa persona. Detto, metti a livello di 4 anni e dici, sai che ci sta, se tu sei così bravo, fammi vedere almeno dove. Gli ho detto in maniera politically correct, dammi un'indicazione di quello che tu avresti cambiato per far risultare meglio questo codice. Sono spariti magicamente. Magia. Poi ti dico anche una cosa. La magia del workload si chiama. Esatto. Ti ho detto se sei così bravo, se no vattene, non scassava, per dirla gentile. Poi ti dico anche una chicca che non ho detto prima, perché giustamente il talk che ho fatto in cui lo spiego non lo puoi aver visto tu, è successo dove stavo in Belgio. Ultimamente ho preso l'abitudine di dare ai miei software tutti i nomi dei miei precedenti o attuali animali domestici. Per intenderci, per esempio, Dante che ho citato prima era un vecchio criceto. Il sistema che uso per le slide si chiama Freya, che era una mia vecchia gattina. Milo prende il nome dal primo scoiattolo che aveva mia moglie. Quindi là c'è anche un tocco di personalità in più. Dire, cazzo, tu mi stai offendendo lo scoiattolo, Dio, la fatica, allora, acci tuoi. E quindi in quel caso il carico personale che tu dici, a scindere guarda, è un software, non è più quello scoiattolo che non c'è più, non ti viene, però, diciamo così, non ti viene. Allora è difficile, però la tecnica del contare, dice, mi rispondono su GitHub, anche, guarda, un buon consiglio, ti scrivono su GitHub, è asincrono, nessuno ti obbliga a rispondere dopo 4 secondi, leggi il messaggio, vatti a fare una passeggiata, pensi, torni e rispondi. Tutto qua, c'è poco da fare, bisogna essere, per citare il tuo sponsor, un po' zen. Io talvolta agosto pure, quindi vedi un po' te. Ma non c'è altro modo, perché diventa veramente difficile. Assolutamente sì, però è un elemento importante, sì, è davvero un elemento importante. Quello di cui hai parlato oggi, il fatto di buttarsi in qualcosa di nuovo e non aver paura di essere giudicato, perdonami, devo dirlo, è una piccola lezione di vita. E io questa cosa la conoscevo, e quando a inizio puntata ho detto che sei un esempio e un mentore, questo è uno degli elementi per cui sei un esempio, e per cui ti ringrazio, Paolo. Solo ringrazio voi, perché a me mi fa strano, sindrome dell'impostore a palate. Sì, sindrome dell'impostore a palate. Io ho scritto nel gruppo privato degli host di Hitler, può confermarlo Mauro, dopo mezz'ora con Paolo, io non è che mi sento impostore di più, mi sento proprio, cioè, dai, no, ragazzi, non è vero. Voglio andare a fare, non so, scavare le buche, non so, tipo una roba del genere. Ragazzi, troppo buoni, ma sono un cialtrone, siete troppo buoni, lasciate fate bravi. Allora, che tu sia un mentore, sia un esempio, è vero. Che tu sia un cialtrone, posso confermare, è vero anche quello. Non rispetto l'altro, ragazzi, assolutamente, ma io mi piglio tutto e che mi frega, mi porto a casa tutto.
No, scherzi a parte. Allora, sindrome dell'impostore a palate se mi iniziate a dire così, perché allora, io ti dico ragazzi, dopo un anno che faccio conferenze la gente mi si avvicina, ti conoscevo già, allora è strano, non mi ci riesco a abituare. La gente mi inizia a conoscere per davvero, nonostante io faccia pure cagare sui social. Cioè, tu lo sai, scherzo molto, sono l'unico DX che fa veramente cagare sui social, e la gente dice, ma io ti seguo. E io penso, che cazzo segui che non posso niente sui social? Vabbè, beata a te. Cioè, mi fa sempre... Ma non è falsa modestia, prende mi sento... No, è vero, è triste, guarda, è triste. Ragazzi, 1 ora e 45 minuti sono tanti, quindi vi ricordo rapidamente che potete supportarci direttamente dal nostro sito, c'è il link supportaci, quindi se vi fa piacere, ecco, potete aiutarci a sostenere le spese. Gruppo Telegram, scusa Carmine, devi dirlo tu. Il gruppo, potete trovarsi sul nostro gruppo Telegram cercando Gitbar nel vostro client Telegram preferito. Il gruppo si chiama Gitbar e non Gitbar Italia. E io ti fermo qua perché sennò poi c'è l'emulatore. No, ti spiegheremo in post trasmissione. Sì, sono curioso. Noi siamo molto politically correct da questo punto di vista, quindi per tenere questo livello di politically correct sì, però non te ne vai a dormire fino a che non lo spieghi. Abbiamo anche il canale YouTube, dai, iscrivetevi, che è così piccolo, così giovane, ha bisogno del vostro supporto, quindi se non l'avete ancora fatto aprite YouTube, vedete i nostri bei faccioni, tra l'altro posteremo anche un po' di contenuti nuovi e freschi di lì, per cui iscrivetevi e cliccate sul campanaccio se non l'avete ancora fatto. Sapete che il nostro canale YouTube di Gitbar ha il campanaccio al posto della campanella, e già quello potrebbe essere un motivo per iscriversi. Detto questo, io vi do appuntamento alla prossima settimana, ringraziando ancora Paolo e Carmine. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie a voi. Ci vediamo. Ciao. Ciao.